Finisce qui. Inter batte Cremonese 4-1. Sono 5 vittorie di fila per l'Inter, che va alla sosta raggiungendo l'obiettivo che si era prefissata, quello di vincere queste 5 partite. Lo fa agganciando per il momento la vetta della classifica in attesa delle altre partite. Lo fa in una partita impressionante, una prestazione dominante da parte dell'Inter, che dal primo all'87° minuto ha chiuso dietro la Cremonese e l'ha veramente demolita occasioni su occasioni. È un 4-1 che va clamorosamente stretto all'Inter per tutto quello che ha prodotto in questi 90 minuti più recupero, in cui resta quella macchiolina sulla coda finale del gol di Bonazzoli che ci rovina un pochino questa festa. È come se sbagli un po' il dolce alla fine di un bel pasto domenicale. Prima però le reti di Lautaro Martinez, di un Bonni straripante al posto di Marcus Thuram infortunato, Di Marco e Barella, che ha sostituito Hakan Çalhanoğlu nella regia di centrocampo e anche nella finalizzazione, e poi come detto Bonazzoli a fare il 4-1 alla fine. Un Inter dominante, Bonni un gol e 3 assist, Lautaro Martinez che ha guidato questo attacco nerazzurro facendo giocare bene la squadra, e questa macchiolina nel finale per un Inter che però ha ripreso la propria marcia, e Simo va alla sosta proprio come volevamo noi, come ci speravamo, come ci auguravamo, ecco, di arrivare. Sì, e come doveva succedere. Nel prepartita Marotta ha parlato del discorso della vittoria, del bel gioco, di quanto conti l'una e l'altra. Oggi poi è arrivata una importante vittoria con tanto bel gioco. Quindi la serata è quasi perfetta. Dico quasi perché quel gol subito lì, oltre a togliere un clean sheet che comunque faceva piacere, mi spegne ancora una volta il pronostico azzeccato per un gol, che quest'anno va così. Quest'anno li sbaglio tutti di un gol, anche in questa maniera assurda. C'è una partita strafinita, però deve arrivare il gol finale che lo rovina. E vabbè, fa niente. No, però davvero, miglior Inter della stagione contro un avversario che ovviamente era modesto, nonostante arrivasse con dei buoni numeri a questa partita e che non ha capito nulla di questa partita, la Cremonese. Inter molto convincente, è un Inter che poi non si è mai fermata, cioè anche fino all'85° continuava a pressare, attaccare, e questo dimostra che, a parte che la squadra sta bene, perché altrimenti a un certo punto, anche per non rischiare, ti fermi, ma evidentemente dimostra anche una convinzione mentale che cresce sempre di più, e tu puoi avere molta fiducia nel lavoro che fai, però è normale che se quel lavoro che tu puoi giudicare positivo viene accompagnato dai risultati, cambia tutto. Quando si dice vincere aiuta a vincere è una banalità, ma è molto vero, perché cioè lo vediamo anche noi stessi tifosi, la mattina dopo in cui hai vinto ti svegli con un mood diverso, quindi figurati i giocatori. E allora è importante anche contro squadre di questa caratura anche fare una buona prova e vincere. Tutti tranne Dumfries magari, a proposito di umore, che è uscito Dumfries non proprio felicissimo al 53° circa, non se lo aspettava il cambio, ha reagito un po' male ed è rimasto sempre abbastanza abbattuto in panchina, non ha esultato nemmeno ai gol. Sicuramente ne parleranno nel post partita, forse sarà un po'... non ha fatto una buona prestazione, quindi forse non era nemmeno soddisfatto, non si aspettava il cambio, varie cose, però questo spetterà a Chivu poi lavorarci. Partita che l'Inter chiude con 27 tiri, di cui 9 in porta, contro i soli 3 tiri della Cremonese, di cui praticamente tutti nel finale soprattutto, e un tiro nello specchio della porta. Questo è quello che fa... non lo so, Simo, mi dà quel fastidio, quel prurito lì che non ci meritavamo, nel senso non è un qualcosa su cui bisogna fare un dramma, perché poi purtroppo il gol nasce da un brutto errore di Diouf, un Diouf che è entrato questa volta bene, l'altra volta si diceva è entrato nel finale col Torino, i primi passaggi li ha sbagliati tutti, questa volta i primi passaggi li ha azzeccati tutti e si era fatto vedere con personalità, con voglia di fare, ecco, forse troppa voglia di fare, questa voglia di portare il pallone che in Serie A devi stare attento, porta il pallone, se lo fa soffiare, da lì con 3 passaggi la Cremonese si trova Bonazzoli da solo in area e la mette dentro. Purtroppo quando perdi pallone in transizione così è probabile prendere gol, e infatti Simo, l'altro lato della medaglia, non so che ne pensi tu, ma se io mi riguardo in testa la partita che è finita da 2 minuti, mi resta l'immagine di un Inter sempre aggressiva, e se penso a questa partita dell'Inter mi viene in mente la quantità di palloni recuperati in alto che ti hanno portato a creare tantissime occasioni. Cioè è stata un Inter
feroce nel riconquistare la palla negli ultimi 30 metri. Da lì nasce soprattutto il primo gol che spacca la partita, che apre definitivamente la partita da un recupero di Barella, 3 passaggi e gol di Lautaro Martinez. Lautaro Martinez che nelle ultime 5 partite contro neopromosse, dicevamo, non aveva segnato né gol, non aveva né firmato assist, stasera invece torna a segnare. E quindi l'immagine che mi resta dell'Inter di oggi è quella di un'Inter aggressiva nella riconquista del pallone e con questa cattiveria sopperisce a questo famoso problema del dribbling che ritorna ormai come tormentone, copia e incolla, ma anche il dribbling, ecco l'Inter sopperisce con questo atteggiamento qua molto cattivo, che secondo me è anche il tipo di atteggiamento che trascina il pubblico, che trascina lo stadio, che quindi può fare davvero bene per tutta l'Inter. Beh sì, perché poi anche l'avversario deve fare i conti con una squadra che t'attacca e poi quando perde palla ce l'hai subito addosso e quindi non hai un attimo per rifiatare. Se lo fai in maniera efficace, nella maggior parte dei casi è proprio il recupero alto a creare le occasioni migliori, perché è quel momento in cui l'avversario abbassa un pochino la guardia, magari cominciano alcuni giocatori a muoversi per l'azione offensiva e quindi sono fuori posizione e a quel punto puoi colpire. All'inizio della stagione Chivu sembrava dovesse fare di questa cosa il suo marchio di fabbrica. Poi nelle prime partite l'abbiamo vista un pochino meno, anche perché comunque eravamo all'inizio e bisognava un attimino organizzare la squadra. Adesso che la squadra sta acquisendo fiducia, sta acquisendo anche condizione atletica, ripeto, evidentemente Chivu ha intuito essere il momento giusto per ritirare fuori questa cosa e metterla in pratica. Finora oggi ha funzionato benissimo. Cioè, questa rosa secondo me ha delle lacune un po' strutturali per pensare di fare questo tipo di gioco sempre di continuo e in maniera costante, però quando funziona è tanta roba, quando funziona è proprio quel classico gioco che, ripeto, che ti dà un flusso continuo a livello offensivo, perché poi l'Inter ha anche tantissima qualità là davanti nella rifinitura, quindi diventa complicato per le squadre avversarie, soprattutto quelle meno tecniche. È chiaro che se lo fai nei big match devi stare molto più attento, perché se poi sbagli la pressione, sbagli il contrasto, il Milan ti riparte con Leao, la Juve ti riparte con Ildiz, il Napoli con Højlund, quindi devi fare tanta attenzione. Però è un po' il gioco della coperta, cioè ogni tanto tiri da una parte e scopri dall'altra, ci sta. Però mentre ringrazio EC, come sempre, che ci supporta nel fine partita e ci dice rovinata sul finale, poteva essere perfetta, ringrazio il nostro Franco Marelli che dice finalmente una pausa tranquilla per la Cremonese Milano, non c'è solo il Milan, forza ragazzi, continuiamo così, grazie mille al nostro mitico Franco. Due cose, perché tanti stanno scrivendo in chat perché non dite queste cose su Diouf. Ragazzi, noi su Diouf abbiamo fatto un'analisi oggettiva di quello che è successo, siamo stati anche molto più analitici di tanti commenti che stiamo leggendo. Questa è una clip, è un'analisi che verrà pubblicata e ascoltata anche da chi non ha visto la partita, quindi da parte nostra è doveroso fare cronaca, e nascondere sotto al tappeto cose che sono successe vuol dire non fare un buon servizio nei confronti di chi ci segue in differita, che vuole sapere anche cosa è successo. Quindi purtroppo un errore di Diouf. L'altro lato della medaglia è lo stesso Chivu, che è molto attento umanamente ai giocatori, a tenerli sul pezzo, a farli star bene, a coinvolgerli. Ecco, dopo un errore di Sommer che è finito nel mirino, lo ha fatto giocare ancora per fargli continuare ad avere continuità, per farlo giocare. Ecco, con Diouf probabilmente gli servirà ancora giocare. È evidente da come è entrato che non è entrato proprio, è entrato bene, anzi sta facendo cose buone, però sembra ancora un qualcosa di un po' estraneo al contesto Inter, proprio perché è un Inter che gioca molto di più di passaggio, di rapidità, di verticalità, e lui è uno che conduce di più il pallone. Si è già visto in 2 o 3 occasioni che ha cercato di portare il pallone, ed è una cosa che non abbiamo, quindi si deve solo integrare in questa Inter e diventerà un giocatore utile per questa Inter. Però nel momento facciamo questa analisi e lo sottoponiamo, ecco, a chi non ha seguito la partita. Per me non è da fare un dramma, ecco, per questo errore qua, e lo rivedremo in altri test, in altri contesti anche più probanti, anche perché nel finale, ecco, era anche un'Inter molto cambiata, sia nell'atteggiamento che negli uomini a disposizione. Anche Sommer è stato tutt'altro che perfetto. Su Sommer pure quando c'è stato da parlarne ne abbiamo parlato parecchio. Volevo aggiungere un'altra cosa.
Enrica che diceva secca il gol preso, già ne sentiremo nei commenti ai giornalisti, non mettiamoci anche noi, ecco, però è proprio questo, siamo giornalisti anche noi, quindi un'analisi va detta anche per essere oggettivi. Davide scriveva, e comunque oggi si è visto cosa vuol dire avere attaccanti affidabili in panchina, l'anno scorso era così, punto di domanda? Assolutamente no, quindi decisamente no, però i due attaccanti hanno fatto giocare benissimo la nostra Inter, che ha veramente dominato il lungo e largo la Cremonese, tant'è che, dicevo durante la partita, Simo, io mi sono esaltato, perché vedere un'Inter così aggressiva, riconquista palla, con Barella schierato nella posizione di Çalhanoğlu, che ha fatto il Çalhanoğlu nel gestire i palloni, detto che però in assenza di Çalha ancora una volta la regia si è molto spostata su Bastoni, che è stato molto coinvolto. Anche Bastoni, ragazzi, sta facendo un avvio di stagione impressionante, veramente. Di Marco anche oggi chiude una partita che ha giocato ad altissimo livello per tutta la gara, martellando lì sulla fascia. E Barella per me ha fatto molto bene, coinvolto di più anche in zona gol, ha battuto i calci piazzati, si è lasciato andare a qualche preziosismo durante la gara, però all'interno di una prestazione così brillante molto bene. Ecco, quando stavo facendo presente queste prestazioni così positive sono arrivati i commenti, però era la Cremonese. Ragazzi, anche qui dicevamo, sì, la Cremonese fino a qua aveva overperformato rispetto a quello che aveva fatto vedere sul campo, aveva subito meno gol di quelli previsti, aveva fatto più gol di quelli previsti, però era a pari punti con noi, 9 punti conquistati, aveva battuto il Milan, e quindi questa cosa secondo me non capisco perché non debba valere per noi il discorso che si fanno per altri, cioè c'erano commenti del tipo ma come fai a perdere con la Juventus che ha pareggiato col Verona? E allora, per lo stesso discorso, la Cremonese che ha battuto il Milan e noi demoliamo la Cremonese, dovremmo essere tutti in piazza adesso col bandierone a festeggiare, se facciamo questi discorsi qua. Oppure vale solo quando si possono fare discorsi negativi. Godiamoci una grande partita dell'Inter, che voleva andare alla sosta con 5 vittorie consecutive, lanciando un grande segnale, 5 vittorie consecutive in cui hai subito solo 2 gol, dopo un avvio di stagione in cui la fase difensiva aveva creato più di qualche preoccupazione. Continuiamo a immaginare gol e occasioni, continuiamo a mandare in gol giocatori differenti, anche stasera 4 marcatori differenti, con Bonni che fa 3 assist alla prima da titolare, 22 giocatori coinvolti dal primo minuto differenti, anche Frattesi che è andato più volte vicino al gol, l'ha cercato con grande insistenza e purtroppo non è riuscito a trovarlo. Per me è un'altra partita che ci lascia tante notizie positive in un weekend in cui tra l'altro si affronteranno Juventus e Milan, e quindi almeno una delle due squadre che ci precedono perderà qualche punticino. Quindi io mi godo questo weekend con un sorriso grande così. Simo. Sì, senza dubbio, ma purtroppo queste partite qui sono quelle in cui la grande squadra ha solo da perdere, perché Certo. se vince ha fatto il suo e se non vince è un disastro, quindi è normale anche magari leggere certi commenti. La cosa che non comprendo è il fatto di sminuire del tutto. Come dicevo anche in cronaca, se il 4-1 alla Cremonese ci porta a dire allora l'Inter vince la Champions, è normale che è un'esagerazione, però quando arrivi da un momento in cui ci sono delle cose che per le quali cerchi conferma, delle altre che devi trovare e cominci a vederle, anche se in una partita non di cartello di primissimo piano, comunque registriamolo. Per esempio il fatto che anche Barella, tra le altre cose, arrivava da un momento non perfetto dove certe partite ha deluso molti, oggi io l'ho visto forse anche un pochino più responsabilizzato dalla posizione, cioè magari mentalmente giocando come play e come ultimo riferimento del centrocampo lo ha fatto essere un pochino più ordinato. Poi ha cercato comunque le sue giocate un po' forzate e molte volte le ha sbagliate, anche se l'idea comunque c'era. Però può essere un'idea anche questa, il fatto di dargli un po' più di spazio anche in queste zone, perché poi quando hai 250 mezze ali può essere anche utile che quando devi togliere Çalha sposti Barella e dai spazio ad una mezzala, rispetto magari a un Zielinski che invece qui, soprattutto a livello difensivo, in questa posizione soffre, e ha anche modo per dare più spazio a Sucic. Di Marco, un altro giocatore che in tanti criticano, oggi Di Marco è stato strepitoso, ha anche lui un flusso continuo. Bonni è una Aveva dato anche il gol alla Canci che è stato annullato per fuorigioco millimetrico. Esatto. Bonni è un'altra bellissima scoperta, e non era contro la Cremonese, ok, ma non era scontato che Bonni alla prima da titolare, con i limiti che aveva già fatto intravedere in queste partite, ti facesse un gol e 3 assist. Cioè, sono tutte cose che
prendiamo come punto di partenza, come base, sulle quali costruire adesso che arriva la Roma, il Napoli, tra un pochino arriveranno le gare pesanti di Champions. È chiaro che poi le risposte importanti le vuoi vedere lì, perché è lì che conta, però poi il campionato lo vinci anche battendo la Cremonese, e soprattutto storicamente anche in Serie A, quante volte si dice per esempio per Conte, che è il campione in carica, Conte gli scontri diretti, anche se li pareggia, non gli dispiace perché alla fine lui macina punti contro le piccole. Sono queste le partite che poi magari alla lunga possono darti quel punto in meno, quei 2 punti in meno, ce la ricordiamo. Domanda difficile per chiudere, Simo, dammi un tuo flash. Il fatto che adesso ci sia la sosta è una buona notizia o no? Ti rosichi o no? Un pochino sì, perché arriva in un momento in cui l'Inter è di gran carriera e non credo nemmeno che la condizione fisica sia tale per cui sia necessario per chi non va in nazionale fermarsi e per gli altri staccare e andare in un altro gruppo. Quindi è una sosta non positiva. Speriamo in bene, perché io con le soste ho sempre l'ansia degli infortuni, perché purtroppo è un classico. Quindi vediamo, terremo le dita incrociate con tutti i giocatori, perché poi arrivano le partite difficili, cioè noi rientriamo con la Roma, cioè diventa veramente delicato un infortunio in questo momento. Clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, fateci sapere nei commenti chi è stato per voi il migliore in campo o il secondo migliore in campo, se, visto che sta stravincendo Bonni in questo momento. Vi aspettiamo poi su passioniter.club per analizzare a freddo con la nostra community questa partita. 4-1, un'altra bella Inter, molto 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 divertente.